Oggi parliamo di soldi e più nello specifico di un'azienda italiana che vale milioni. Questa è una notizia abbastanza recente. C'è infatti un'azienda che ha comprato altre aziende famose come ad esempio Evernote, Meetup, Vimeo e Eventbrite. Poi è arrivata alla borsa di New York. Non questa borsa, ma questa borsa. Sto parlando di Bending Spoons. E oggi impariamo insieme italiano nella finanza in modo semplice e con un po' di spiegazioni. Oggi infatti parliamo di una delle aziende italiane più conosciute nell'ambito tecnologico e questa azienda si chiama Bending Spoons. Probabilmente hai avuto a che fare con una delle applicazioni o dei servizi che questa azienda ha acquistato negli ultimi anni. Ma di cosa si occupa? Questa è un'azienda con sede a Milano ed è un'azienda molto conosciuta e rinomata poiché invece di creare nuovi prodotti e partire da zero, acquista delle applicazioni o dei servizi e cerca di migliorarli. Spesso ho sentito parlare di questa azienda che è cresciuta a dismisura, quindi è cresciuta tantissimo, tanto da ritrovarsi a essere nei titoli delle news e delle ultime notizie, poiché si è quotata come azienda in borsa al Nasdaq. Facciamo insieme un focus su delle parole utilissime in ambito economico e finanziario. Acquisire. Bending Spoons ha acquisito diverse aziende che stavano fallendo. Fallire, quindi il contrario, l'opposto di successo. Alcuni fallimenti sono delle sconfitte necessarie per capire cosa sbagliamo. Quotarsi in borsa. Attenzione perché quotarsi è un false friend, è un falso amico con quote, che invece diciamo citazione. Quotarsi in borsa significa vendere per la prima volta le proprie azioni agli investitori. Questa è un'azione in borsa e questa è la borsa, ad esempio la borsa di New York. Sono parole che hanno più significati, quindi un conto è dire ho una borsa di pelle, un conto è dire che Bending Spoons si è quotata in borsa. Il contesto fa sempre un'enorme differenza. Un'azione infatti è un verbo, ad esempio io guardo, io parlo, io gesticolo, queste sono azioni, ma le azioni sono anche la vendita di una piccola parte, una piccola proprietà di un'azienda. Un investitore, e di investitori ce ne sono stati per Bending Spoons, è una persona che investe, quindi mette dei soldi sperando di poter guadagnare di più, sperando di poter trarre un profitto.
non una perdita, che è l'opposto, un profitto. Vi lascerò giù in descrizione diverse interviste e video dei miei canali italiani preferiti con Luca Ferrari, che è una personalità davvero interessante. Si tratta di un ingegnere e cofondatore e CEO proprio di Bending Spoons. Cofondatore perché non è da solo. Il fondatore è uno, la fondatrice è una. Quando abbiamo co significa che c'è una cooperazione, una collaborazione, non è solo una persona. E vi lascio giù in descrizione delle interviste, non sono di livello molto semplice, ma se riuscite a seguire o preferite vedere la versione inglese, potete conoscere in modo più approfondito la storia sia di Luca Ferrari, ma anche proprio dell'azienda di Bending Spoons. Fatemi sapere giù in descrizione se usate una o più di queste o se per voi tutto ciò di cui ho parlato nel video è arabo. Quando qualcosa è arabo è un po' come dire non ne ho mai sentito parlare, non so di cosa tu stia parlando. Quindi fammi sapere giù nei commenti se hai mai sentito parlare di questa azienda e noi ci vediamo in un prossimo video. Ti ringrazio, io sono Paolina e spero che i miei video ti aiutino a imparare più italiano. Ciao!